Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto un dolce tradizionale italiano, la torta delle rose. Fare questo dolce è facilissimo e come al solito vi facciamo vedere tutti i passaggi. Continuate a guardarci. Gli ingredienti della nostra torta delle rose sono 150 g di Manitoba e 300 g di farina zero, 80 g di zucchero, un uovo intero più un tuorlo, 60 g di burro, 180 ml di latte, 8 g di lievito di birra, un cucchiaino di estratto di vaniglia, scorza grattugiata di un limone, 4 g di sale. Una delle caratteristiche principali della torta di rose è questa crema al burro, una farcia di crema al burro. Noi la facciamo con 80 g di burro, il burro lo abbiamo aromatizzato con un po' di scorzetta di limone, 60 g di zucchero. Per aumentare poi l'effetto rose noi utilizziamo una marmellata di fragole, 150 g, questa è fatta in casa ma potete utilizzare qualunque tipo di marmellata di fragole. Setacciamo la farina. Abbiamo mischiato Manitoba e farina zero. Facciamo il classico buco al centro, stiamo mettendo lo zucchero, il lievito, latte a temperatura ambiente e sciogliamo il lievito. Ci mettiamo l'uovo, amalgamiamo e aggiungiamo un tuorlo. Amalgamiamo ancora. Questa preparazione ovviamente la potete fare anche alla planetaria. Aggiungiamo gli aromi, quindi l'estratto di vaniglia, la scorza di limone, amalgamiamo sempre. Fare questo impasto a mano non è difficile comunque, ovviamente ci vuole un po' più di impegno fatto a mano, però si può fare come vedete. Questo è un pan brioche classico, però con l'aggiunta di crema al burro, quindi deve essere un pan brioche ancora più burroso e zuccheroso, così è la torta di rose. Stiamo aggiungendo il latte, piano piano. E ovviamente questo la fa risultare sofficissima. Quindi vi viene un pan brioche per niente secco, che va bene per la colazione, per la merenda. Se poi ci mettete anche la bagna, potrebbe essere anche utilizzato come dessert o dolce della domenica. Aggiungiamo un cucchiaino di sale. A questo punto vedete l'impasto è molto appiccicoso. Questa è la consistenza. L'impasto, vedete, si è compattato un po' e lo lavoriamo per 10 minuti. Mettiamo un po' di burro sulla spianatoia e anche sulle mani. Schiacciamo l'impasto e mettiamo dei pezzettini di burro all'interno. Per questo vi dicevamo appunto che la torta delle rose è pienissima di burro, è questo che la rende buonissima, deliziosa. Tanto che si dice che sia la torta della festa della mamma perché per tradizione si regalava alle neomamme per rimettersi in forze. Appena si assorbe il burro che abbiamo messo il pezzettino, metteremo un altro pezzettino, quindi si continua così sino a terminare la quantità di burro che vi abbiamo detto di mettere nell'impasto. Quindi faremo questo passaggio per 3-4 volte. Man mano che lo lavorate l'impasto non si attaccherà più, il burro sarà completamente assorbito e quindi lo lavoriamo 10 minuti per incordarlo. Vedete l'impasto com'è bello morbido, poi lo lavoriamo con le punte delle dita in modo da non riscaldarlo troppo. Adesso vi diamo 2 consigli su questo impasto. Prima di tutto, se vedete che l'impasto si attacca perché c'è il burro, non aggiungete altra farina. Secondo consiglio, se volete utilizzare meno lievito invece potete mettere metà della nostra dose, quindi 4 grammi,
Lo fate lievitare a temperatura ambiente l'impasto per 2 ore, poi lo mettete in frigorifero per tutta la notte, la mattina seguente lo tirate fuori, lo portate di nuovo a temperatura ambiente, quindi un paio di ore fuori dal frigorifero e continuate. Quindi così farete una lievitazione lunga con poco lievito. A questo punto mettiamo l'impasto in una ciotola che abbiamo già imburrato, lo copriamo con la pellicola e lo lasciamo lievitare, ovviamente in un luogo caldo della casa. Ricordatevi che la lievitazione più o meno avviene a 27 gradi. Schiacciamo il burro a temperatura ambiente, aggiungiamo lo zucchero. Abbiamo creato quindi la crema al burro sciogliendo lo zucchero, vedete il profumo è fantastico grazie alla scorzetta di limone. Dopo 3 ore ecco il nostro impasto. Abbiamo messo la carta da forno sulla spianatoia, tiriamo fuori l'impasto, prima ci mettiamo un po' di farina, schiacciamo quindi l'impasto, ci mettiamo su un po' di farina, anche sul mattarello e tiriamo un po' l'impasto. Abbiamo ottenuto quindi un rettangolo 40 x 50. Abbiamo imburrato lo stampo, noi utilizziamo questo, ci piace più utilizzare uno stampo che non sia dritto e il fondo è 26 cm, mentre la parte di sopra 30. Questo è il momento in cui cominciamo a mettere la crema al burro, vedete mettiamo prima dei pezzettini così, che è questa crema al burro che caratterizza proprio questa torta di rose, la differenza da un normale pan brioche. Nella ricetta originale compare assolutamente questa crema al burro, quindi se vi state chiedendo posso omettere il burro, cambia completamente la consistenza ovviamente della torta di rose, non è più la ricetta originale. Ricetta tra l'altro contesa tra Mantova, Brescia e la zona del lago di Garda. Vedete abbiamo spalmato tutta la crema al burro, ovviamente poi se non volete mettere la crema al burro potete anche farlo, anche perché questa è una torta che essendo una torta regionale italiana molto antica, datata 1490 più o meno, ovviamente ne esistono tantissime rivisitazioni. Sul nostro sito www.cucinageek.it potete trovare tutte le varie combinazioni. E quindi nel caso ovviamente potreste mettere anche solo la marmellata se non volete mettere tutto questo burro. Ovviamente il risultato con il burro è favoloso. Stiamo mettendo anche la marmellata. A questo punto la arrotoliamo. Il rotolo quindi lo tagliamo in 8 pezzi, sono pezzi lunghi 5 cm, devono essere tutti uguali. E cominciamo già a metterli nella teglia.
La torta di rose è datata 1490, preparata in onore della bellezza di Isabella d'Este, che arriva a Mantova a 16 anni per sposare Federico II Gonzaga. Una torta davvero bella per la sua forma che ricorda un mazzo di rose disposte in cerchio. Isabella si dice fosse molto interessata alla cucina e le piaceva organizzare grandi pranzi a corte preparati da Messisburgo, inventore di questa torta, e anche delle crocette ferraresi per Lucrezia Borgia. Alla corte di Gonzaga si sono sempre avvicendati cuochi importanti che hanno reso celebri molte preparazioni ed Elisabetta d'Este contribuì anche ad influenzare la cucina mantovana con la cucina emiliana. Mettiamo la pellicola e facciamo lievitare sino al raddoppio, circa un'oretta. Preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico. La nostra torta di rose l'abbiamo tenuta un'ora a lievitare. Abbiamo messo un po' di uovo e un po' di latte in parti uguali e stiamo spennellando la nostra torta in modo che venga lucida. Possiamo infornare la nostra torta di rose a 170 gradi statico. Dopo 30 minuti possiamo spegnere il forno e sfornare la nostra torta delle rose. Eccola qui. Se la nostra ricetta vi è piaciuta, taggateci su Instagram e su Facebook se rifate la nostra torta delle rose. E iscrivetevi al nostro canale YouTube se volete vedere altri dolci tradizionali italiani come questo. Ecco qui, vedete com'è soffice. Adesso vi facciamo vedere l'interno. Ecco qui, sofficissimo. Facciamo vedere quanto è soffice. Eccolo. Com'è? Limone.